Bella a tutti raga, qui Ice e benvenuti in questo video. Oggi parliamo di Ocean. Ocean è un tool automatico che è stato fondato all'incirca l'anno scorso e che ha riscosso fin da subito molto successo. Pur essendo quindi particolarmente giovane, è riuscito a portare un servizio, grazie ovviamente anche agli owner, ai developer, al detection team, quindi a tutte le persone, a tutto lo staff che sta dietro il progetto, un servizio di qualità particolarmente elevata, contando che per l'appunto uno è molto nuovo come tool e punto secondo che almeno per quanto riguarda diciamo Minecraft, quindi lo scan di Minecraft, il tool è completamente gratuito, con ovviamente delle opzioni però poi per avere qualche funzionalità in più, come custom strings eccetera, che vedremo tra poco. E ovviamente queste funzionalità in più sono a pagamento anche a loro ovviamente per fare un po' di cassa. Da poche settimane inoltre ha incorporato il precedente tool automatico Golden, che probabilmente alcuni di voi conosceranno, e così facendo è andato anche a implementare le sue detection, i suoi punti di forza, il suo staff team e ovviamente il dev team, e soprattutto è andato anche ovviamente a incorporare la sua community. Quindi è assolutamente una cosa da tenere a mente e è una cosa comunque a mio parere molto importante. Per quanto riguarda la sezione del sito andremo prima a vedere la homepage e poi la dashboard. Quindi nella homepage abbiamo una scritta accattivante che ci informa che questo è secondo loro il tool più avanzato che c'è attualmente. Qui ci dice che è una soluzione reliable, non mi viene adesso il termine in italiano, comunque una soluzione nel quale ci possiamo affidare per combattere i cheaters. E qui abbiamo qualche funzionalità, quindi custom strings, che questa qui è quella, una delle funzionalità che ricevi se paghi un pochino per quanto riguarda diciamo la funzionalità premium, che non sono dovute, nel senso che per quanto riguarda per quanto riguarda Ocean, diciamo il free tool fa davvero quasi tutto quello che fa il paid tool, almeno per quanto riguarda Minecraft, non per quanto riguarda FiveM ovviamente, perché per quanto riguarda FiveM è completamente a pagamento, tranne che per l'appunto qualche funzionalità in più. Quindi custom strings, fast scanner, quindi qui ci dice che normalmente non prendono più di 30 secondi, supporta 24/7, easy to use, in 3 clic è finito, public API e real detections. Poi vabbè, abbiamo per l'appunto i piani, quindi FiveM monthly, FiveM 6 months e FiveM yearly. Questi non li guardo perché non c'entrano con me. Poi abbiamo quello del Ocean, quindi Ocean Plus, quello che è più che altro per Minecraft. Quindi costa per l'appunto circa $12. E abbiamo un Lifetime Quality Service, un Multiple Detections, vabbè, sempre le solite diciamo cose, Full Time Support, vabbè, non riesco a pronunciarlo, customability, vabbè, avete capito. E cosa molto interessante, che è abbastanza nuova, nel senso che c'erano tool anche fatti dallo stesso owner di Ocean per Linux, ma sono praticamente tutti discontinui, non updatati, eccetera. Mentre Ocean offre anche, per chi paga questo piccolo extra in più, cioè in più, per chi paga questo extra, un tool per scannare anche Linux. E poi abbiamo la funzione, diciamo la tab dell'Enterprise, stesso discorso che ho fatto per quanto riguarda Echo, ovviamente questi sono diciamo, quelli che interessano i server. Poi abbiamo una, virgolette, piccola dimostrazione di quello che può fare, nel senso che ci fa vedere vari file legit nel computer, legit file, almeno dal nome, e poi ci dice che in realtà Ocean ha detectato che questo è un ghost client, questo è un file nascosto in una directory, qui te lo segnala come un warning, quindi non è un flag di importanza grave, ma è per l'appunto un qualcosa di cui stare attenti. E poi qui c'è un detected script client e vabbè, try Ocean now, e poi di nuovo qualche informazione in più per quanto riguarda, cioè qualche funzionalità in più. Quindi per quanto riguarda la
homepage abbiamo finito, passiamo adesso alla dashboard. Quindi abbiamo la sezione per appunto vera e propria della dashboard, dove ci sono tutti gli scan, tutti i detected, tutti i login e tutti i downloads che sono stati fatti con Ocean. Abbiamo qui una sezione degli annunci e abbiamo qui la sezione degli updates. Quindi come vedete li fanno molto spesso e ce ne sono vari. Poi abbiamo la sezione pin, qui a differenza di Echo non mi dovrò stare a sbattere per cancellare e diciamo blurrare tutto, perché tanto questo è un account alt, e cioè l'account che diciamo utilizzo ma non è quello principale. E come vedete ho pochi scan. Qui abbiamo pin generated, io in questi casi ne ho generati 3, used pins, io ne ho usati tutti e 3, e total pin used, questi sono quelli usati da tutti, diciamo tutti i pin che sono stati utilizzati dalla community. Qui ci dice la versione che stiamo utilizzando, diciamo mentre faccio il video è la 5.0, qui abbiamo la parte nella quale posso generare il pin, la parte dove posso generare il Discord, search pin, posso cercare un pin specifico, qui posso rendere il risultato pubblico o privato, qui mi dice il gioco per il quale ho fatto lo scan, qui mi fa copiare il link, qui mi dice il risultato, legit, cheating, used, qui mi dice che è stato usato il pin, e mi dice l'ID nel quale è stato fatto, cioè l'ID del pin. Poi abbiamo una webhook, scusatemi, se volessi fare in modo che ogni volta che faccio uno scan il risultato venga anche postato all'interno di un canale di Discord. Questo è dove posso andare a mettere l'URL. Virus Total API, questo è importante, adesso lo metto, e anche Hybrid API, che diciamo sono funzionalità in più che possono aiutarci nel processo nel quale diciamo nel processo di scan, perché ci vanno a dare qualche funzionalità in più, ovvero a detectare alcuni cheat tramite per l'appunto Virus Total e Hybrid, che sono due siti web che offrono un servizio di praticamente di antivirus, nel senso che vanno ad analizzare i vari eseguibili, cioè i vari, scusatemi, file, per determinare se sono cheat oppure no. Poi abbiamo la custom strings, quindi la sezione custom strings, come vi ho detto io, qui non ne uso, comunque andiamo a vedere cosa hanno. String e structure, quindi se dovessi andare a scegliere uno specifico exe, lui mi potrebbe dare le varie stringhe. In questo caso vado ad utilizzare AnyDesk per dare un esempio. Ecco qui, finisce di analizzarlo e qui mi dà un problema. A quanto pare c'è stato un problema, forse non funziona in questo specifico momento. Ok, no, scherzavo, ha dato solo un problema con AnyDesk. File size, mi dice il file size e il nome, la SHA del file, la stringa per il PCA, per il DPS e poi clients. Questo qui non so cosa sia, però vabbè, forse intendeva la stringa che rilascia nel processo del Java, ma ovviamente in text non c'entra assolutamente nulla, quindi cioè Java o 5M, ma qui ovviamente non c'entra nulla, quindi non può trovarla. E qui vabbè, per l'appunto possiamo aggiungere a nostra scelta le stringhe, possiamo selezionare anche la severità, quindi detected oppure warning, quello che dicevo prima. Qui abbiamo la lista delle stringhe se dovessimo averle, e qui possiamo anche importarle. Se abbiamo un txt, se abbiamo un documento con varie stringhe, le possiamo importare. Qui ovviamente possiamo fare la cosa inversa, ovvero esportarle. Custom suspicious probabilmente ci permette di aggiungere dei settings per analizzare dei file sospetti. E upload.exe, questo sinceramente non l'ho mai fatto, vediamo subito che cosa fa insieme. Provo a caricare sempre bin. Ok, scusatemi, questo non so che cosa fa, non ho molto tempo per informarvi, mi dispiace, non ve ne parlerò allora, però diciamo basterà andare anche dopo nel Discord e fare una domanda direttamente lì, che vi risponderanno sicuramente a che cosa
a che cosa serve. Poi abbiamo la sezione Enterprise, che ovviamente non mi fa, nella quale non mi fa andare perché non ce l'ho, la sezione Downloads, che anche questa non mi fa toccare, non so perché, e Terms of Service, anche qui non so perché non mi fa andare, però vabbè. Poi qui abbiamo, diciamo, il mio user e mi dice la mia license info, quindi your license customer expires never. Piccola cosa che dico per correttezza, ma che non andrà in nessun modo a intaccare il mio giudizio sul tool. La mia licenza non l'ho comprata, me l'ha regalata l'owner di Ocean e questo ve lo dico, ripeto, per correttezza, ma ovviamente posso andarvi a assicurare che per nessun motivo questo va ad intaccare il mio giudizio sul tool. E nulla, passiamo adesso allo scan vero e proprio. Passiamo adesso alla parte di scan vero e proprio, andrò a riproporre lo stesso test che ho fatto con Echo, ovvero abbiamo l'Asparagus come mod, poi andrò ad avviare la Vape Light, per l'appunto, aspettiamo che carichi. Ok, e poi la vado a chiudere, poi andrò a ingettare tramite Process Hacker in un notepad, nel processo del notepad, un DLL. In questo caso andrò ad utilizzare la nulla, System DLL per l'appunto. Eccolo qua. E come ultima cosa, però non la andrò a ingettare, andrò ad aprire la Doomsday. Non la injecto perché ho visto in un test precedente che se la injecto mi crasha Minecraft, non so perché, probabilmente ha qualche tipo di problema con la mod, quindi io provo ad aprirla, non sono completamente sicuro che riuscirà a detectarla. Ocean dipende un po' diciamo dalle detection che utilizzano. Ovviamente in questo caso non è injectata, quindi dovrebbe essere comunque flaggata come cheat in utilizzo, ma non so ovviamente se verrà flaggata come cheat in utilizzo, perché per l'appunto non è veramente in utilizzo vero e proprio, nel senso che non è injectata. Quindi andiamo su Ocean, vado a fare un generate pin, ok, e vado poi a scaricare il tool. Eccolo qua, download, save, e poi me lo porto qua. Ok, una volta fatto ciò, lo apro, vado a selezionare il Java, cioè la Minecraft Java, e poi vado a incollare il pin che ho appena generato. Aspettiamo adesso che finisca lo scan vero e proprio. Eccoci qua nella dashboard del sito, non sono riuscito a riprendere purtroppo il tool che si chiudeva, perché il tool si chiude, per l'appunto Ocean si chiude automaticamente, e stavo guardando il telefono mentre finiva lo scan e mi ha battuto sul tempo. Comunque questo è lo scan che ho appena eseguito, lo andiamo ad aprire e vediamo un po' che cosa ha trovato. Ok, quindi andiamo intanto un po' ad analizzare le varie funzioni che ci sono, cioè le varie tab, scusatemi, le varie diciamo zone di interesse che ci sono all'interno per l'appunto dello scan result. Quindi abbiamo questa qui, la prima, che ci dice intanto che lo user sta per l'appunto cheatando, perché ha detectato varie cose, e abbiamo la tab detect, warning, suspicious ed engine, che guarderemo tra un secondo. Poi abbiamo in secondi quanto ci ha messo lo scan a finire. Abbiamo quella del PC information, nella quale troviamo il sistema che sto usando, quindi Windows 11, il boot time che è 53 minuti fa, se sto usando una VPN o meno, in questo caso non la sto utilizzando, il country che è Italy, il JAV che è stato startato 2 minuti fa, giusto? Recycle, quindi credo questa sia l'ultima modifica del recycle bin, che è 18 giorni fa. I miei alt, ovvero it says here, in questo caso non ce ne ho altri. Non ce ne ho altri attualmente che può trovare, diciamo, nel mio computer. Poi le mod, quindi quali mod stavo utilizzando, e per l'appunto questa è la mod, la Toggle Snake
jar è il mod dell'Asparagus. Poi abbiamo l'Active Recording. Non mi ha trovato OBS perché probabilmente eri in pausa, però mi ha trovato, cioè era in pausa, ho messo in pausa la registrazione mentre stavo per l'appunto scannando. Mi ha trovato però il processo relativo alle registrazioni di AMD, molto buono. Poi abbiamo la Last Executed Files, nella quale per l'appunto ci sono vari file eseguiti. Qui probabilmente riesco anche a trovare, con un po' di fortuna, la mia vape. Vediamo un attimo molto velocemente. Allora, non è qui. Eccola qua. Questa qui è per l'appunto la mia vape, la vape che ho avviato. E poi già da qui, inutile dirlo, ma in realtà si potrebbe fare un 2+2 e capire un paio di cose. Per esempio, molto veloce, qui in prefetch OBS, questa è la vape perché l'ho avviata varie volte. Qui ho avviato il notepad, qui ho avviato process hacker, si vede process hacker, qui si vede il notepad. Fai 2+2, capisci che magari ho utilizzato per l'appunto, un DLL. Quindi questa qui è molto, molto utile, ci dice anche il focus time, quindi quanto tempo sono stato focussato, quindi diciamo all'interno, nel senso che ho avuto quella specifica, quello specifico programma, quella specifica finestra sullo schermo con il mio mouse sopra. E poi abbiamo lo screenshot di Minecraft, anche qui molto utile. Server info non c'è ovviamente perché non ero all'interno di un server. Passiamo adesso alla tab vera e propria, quella un po' più interessante. Quindi, per quanto riguarda il detect logs, abbiamo bypass virtual disk, abbiamo vari flag di questo. Mi sono informato, ho parlato l'altro giorno con Ranzio, l'owner del tool, perché per l'appunto non riusciva a capire come mai avessi questi flag perché non avevo effettivamente eseguito nulla. Cioè non avevo fatto nessun tipo di bypass con una virtual disk. Mi ha detto che questi sono flaggati dalla sandbox di Windows. Quindi io, dato che ho installato la funzionalità per avere la sandbox di Windows all'interno del mio computer, a quanto pare viene flaggata per l'appunto dal loro metodo. Quindi non per forza il cheat scusatemi, il player, se vedete un flag di questo tipo, stava cheatando, semplicemente informatevi di più, fate i vostri check, perché per l'appunto potrebbe essere, diciamo, non un false flag, nel senso che effettivamente la sandbox ce l'ho, quindi ho un metodo di bypass, però non l'ho utilizzato, non ho, diciamo, fatto nulla di malevolo con quelle, quindi ovviamente non sarebbe bannabile. Abbiamo poi il Doomsday Client in istanza, cioè il boot instance, quindi non è in istanza di, scusatemi, di Minecraft, ma qui ci dice che è nell'istanza del computer dall'ultimo riavvio. Molto interessante, bene che faccia questa distinzione, questo specifico tool. Quindi Doomsday Client, anche se non l'ho injectato, l'ha rilevato. Autoclicker feature, quindi andiamo qui un attimo a vedere e ci dice che il tool ha trovato delle tracce dell'autoclicker nel processo di Minecraft. Questa è probabilmente relativa per l'appunto all'Asparagus. Poi Task Schedule Bypass, anche questo è out of instance intanto, anche questo come quello di cui vi parlavo prima, è in realtà un flag non che per forza vuol dire che stavo citando davvero, ma mi sta semplicemente dicendo che c'è una task chiamata in questo modo che è stata, scusatemi, in questo modo, operation pure, che è stata creata in questo caso dallo user, quindi è stata creata con il mio user account. Anche qui ovviamente ci dovrebbero essere approfondimenti per capire se è un cheat oppure no, intanto però lui giustamente ti dice, diciamo, il bypass c'è, nel senso che i presupposti per fare un bypass con un metodo di questo tipo ci sono. Poi ovviamente sta allo screen sharer fare i dovuti check per essere sicuro che sia stato per l'appunto utilizzato durante il controllo. Cioè, scusatemi, durante l'istanza di gioco, comunque l'istanza del computer, e capire se per l'appunto ha
provato a bypassare con tale metodo. Poi abbiamo un altro generic città, anche questo è riferito all'asparagus. Poi abbiamo il cheat vero e proprio, cioè scusate, il flag vero e proprio dell'asparagus, molto buono. E anche qui Asparagus Active Mod. E mi dà pure il nome della mod, che per l'appunto abbiamo rivisto pure qua. Non ha trovato la null e la vape come flag veri e propri. Per quanto riguarda la null ho parlato, ripeto, l'altro giorno con Ranzio, mi ha detto che non è sicuro che i metodi di detect, quindi i check che attualmente sono presenti all'interno di Ocean, funzionino molto bene sui DLL, quindi è per quello probabilmente verrà fissato in, diciamo, futuro. Non sarei troppo, diciamo, allarmato da questo perché purtroppo è un comune problema di molti SS tool. Per quanto riguarda invece la vape, sono abbastanza, diciamo, non capisco, un po' incredulo che non l'abbia trovata, ma ripeto, in realtà comunque posso vedere la sua esecuzione all'interno del last executed files, e poi in realtà qui negli warnings abbiamo per l'appunto che il file con questo diciamo nome con il Unicode character per l'appunto è stato eseguito, quindi me lo warna, cioè mi dice che c'è qualcosa che non va con questo specifico file che ho avviato, e quindi ovviamente gliela abbono. Per quanto riguarda questo qui, anche questo lasciatelo stare, in realtà non ho utilizzato nessun Active Cache Bypass, me l'ha trovato, ma non sono riuscita, diciamo, ad avere una risposta per quanto riguardava questo flag da Ranch. Mi sembra che addirittura me ne sia scordato di chiederlo, quindi purtroppo così. Per quanto riguarda poi la tab Suspicious File, abbiamo questa qui, che è un eseguibile del programma SteelSeries, che è quello che utilizzo per il microfono, le cuffie, eccetera. E mi dice che potrebbe essere un possibile suspicious file perché è un Python executable. E nulla, anche questo lascia un po' il tempo che trova, è molto utile come tab in alcuni casi, in questo caso ovviamente non c'entra nulla. Poi abbiamo il engine files, e quello powered in questo caso da VirusTotal, e mi dice che ha trovato due programmi che sono stati eseguiti che vengono flaggati da vari antivirus. Non mi ha trovato in questo caso la vape, non so se sia perché non supporta questo tipo di check i caratteri Unicode, non credo sia per quello, credo sia perché semplicemente ho la versione signed della vape e quindi non flagga, cioè non flagga molti antivirus. Però niente, per l'appunto qui abbiamo qualche informazione in più. Detected, quindi per esempio Ocean è detected by 20 engines, il nome del file è questo, è il file type, e poi niente, per l'appunto executable file global names, questo era il nome mentre stava venendo scaricato, e questo è il nome che ha avuto una volta scaricato, diciamo, all'interno del mio computer. Stessa cosa probabilmente per processacker, quindi da una lista di nomi che lol.exe, vabbè, che vengono in questo caso probabilmente solitamente dati a questo eseguibile. E nulla, quindi questo è quanto per quanto riguarda lo scan result. Ok, dopo l'ultima puttanata della scorsa clip passiamo al Discord. E un Discord, diciamo, molto normale, nel senso che abbiamo sempre le stesse cose. Chat rules, updates, announcements. Come vedete fanno molti update, sia per quanto riguarda Minecraft sia per quanto riguarda FiveM. Anche gli altri tool ovviamente lo fanno, gli altri solitamente lo fanno in background, quindi fanno dei silent update, non postano cose di questo tipo, mentre Ocean ha deciso per l'appunto di rendere tutti partecipi, così ci fa vedere per l'appunto ogni quanto aggiornano le loro detection, eccetera. Poi abbiamo per appunto announcement, changelog, fax, eccetera, general chat, CMD, e poi customer announcement e customer chat, che ovviamente, ripeto, non farò vedere per
perché non, diciamo, sono solo ed esclusivamente per le persone che hanno comprato il servizio. E nulla, quindi questo è il tool, spero, diciamo, che la review vi sia stata utile. Diciamo, credo l'abbiate capito comunque durante il corso di questo video. Anche questo tool, come il precedente, come Echo, personalmente a me piace. È un tool che sinceramente mi sta molto simpatico, nel senso che anche essendo appena nato fa davvero un ottimo lavoro in quello che fa. Questo tool rispetto magari a il tool di Echo che ho precedentemente fatto vedere, fa un po' un peggiore lavoro a detectare i cheat specifici, ma fa un miglior lavoro invece a detectare i metodi di bypass che diciamo, più conosciuti o che comunque vengono utilizzati maggiormente nella community. E come avete per l'appunto visto, mi ha flaggato per l'appunto sia un Task Scheduler bypass sia un Virtual Machine bypass che ovviamente, come avete visto, diciamo da Echo non mi è stato assolutamente flaggato. E nulla, quindi questo è il video, ripeto, spero vi sia piaciuto, spero sia stato utile e ci becchiamo alla prossima.